Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di italiano. Il video di oggi riguarda un po' quell'ambito che viene chiamato crescita personale e apprendimento delle lingue. Oggi quindi non farò grammatica, ma vi aiuterò nella comprensione e nel miglioramento del vocabolario attraverso un interessante racconto che vi vuole, aiutare a capire, una parte importante del motivo, ehm, e dell'importanza di imparare le lingue e il motivo per cui state imparando l'italiano. Tempo fa su YouTube ho trovato un video di una ragazza che parlava del perché ha imparato l'italiano e qual è stato il momento preciso in cui ha voluto impararlo e poi cosa gli ha portato questo volerlo imparare, questo apprendimento dell'italiano, cosa ha portato nella sua vita, che cambiamento positivo ha portato nella sua vita. Il momento, diciamo preciso, lei si ricorda che era, in Italia davanti a un museo in fila per entrare a comprare i biglietti, non in Italia ma in Portogallo, quindi c'era pieno di turisti da tutto il mondo e dietro di lei c'era un gruppo di turisti italiani. E lei all'inizio un po' in modo distratto, cioè non attento, ascoltava queste persone pur non capendo nulla di italiano. Ma dopo un po' era così, attratta dal suono armonico e anche di melodia di questa lingua che, era concentrata ad ascoltarli ed era talmente concentrata che l'attesa sotto al sole, perché erano giorni d'estate, e la noia anche dello stare in fila erano quasi spariti di improvvisamente perché era veramente contenta di, essere lì davanti a queste persone e poter ascoltare questa lingua nuova per lei. E questo, interesse per l'italiano e questo amore per i suoni, che poi le è venuto, ma all'inizio era un forte interesse e anche una piacevole attrazione, le era rimasto così tanto in testa che una volta ritornata a casa, dopo un po' di tempo decise di, iscriversi alla scuola di italiano lì in America, perché lei è americana, una scuola vicino alla sua città e di frequentare le lezioni di italiano per poter imparare questa lingua. Quindi aveva un forte motivo, che non era solo le piaceva la lingua, ma il motivo era molto più profondo e molto più radicato, cioè c'era qualcosa che la faceva essere costantemente innamorata di questa lingua e che la spingeva a migliorare giorno dopo giorno. Voleva impararlo perché, voleva avere la possibilità di parlare questa lingua, quando, avrebbe fatto un viaggio in Italia e non voleva avere l'aiuto di guide turistiche o apparecchi che le traducessero la lingua, ma voleva avere la possibilità anche di parlare con le persone del luogo, di parlare con gli italiani, per riuscire ad ascoltare e a parlare anche lei con questa lingua melodiosa di cui si era innamorata. Questo l'ha spinta ad impegnarsi ancora di più e anche a imparare ad apprendere in modo più veloce. Uno dei metodi che aveva per migliorare il livello
di italiano negli anni, perché non è stata una cosa velocissima, non esiste imparare in pochi mesi, però con costanza durante gli anni, uno dei modi che ha usato è stato leggere i libri solamente in lingua italiana. E questi libri, le hanno anche insegnato qualcosa. Lei leggeva libri di autori italiani che erano scrittori, giornalisti, libri di biografie di personaggi o di, poeti anche italiani, e uno degli aspetti importanti di questa anche di questa lettura è stato la sua, attrazione poi per la scrittura. Cioè anche lei aveva si era appassionata a questo mondo della scrittura, che lo scrivere è poi diventato anche un suo lavoro. Quindi è bello questo racconto, perché a me ha fatto capire come Ehm, grazie all'interesse per l'italiano ha scoperto, non solo autori italiani. Lei parlava di, un autore che le piaceva molto, che adesso è morto, Tiziano Terzani, che era un giornalista che viaggiava il mondo per il suo lavoro, faceva il corrispondente e quindi era sempre in giro, è stato molti anni in Cina, e in molti libri ha raccontato la sua esperienza, i suoi viaggi tra l'India e la Cina, e lei era così attratta dal suo modo di scrivere, dalle parole che usava, dal fatto che le piaceva com'era scritto, com'era la lingua italiana scritta, che lei ha pensato: "Mi piace moltissimo questo modo di raccontare la propria vita e le proprie esperienze", e l'ha reso questo un suo lavoro. Quindi ha collegato questo, è partita proprio da quella fila dietro, cioè davanti a quel gruppo di italiani, ha cominciato a entrare nella scuola, a studiare, ha trovato il suo modo, che era la lettura di libri, e tramite la lettura di libri ha scoperto che la scrittura era una sua passione, e questa passione è diventato il suo lavoro. La potenza proprio di imparare, di mettersi in cammino anche mentale per cercare anche degli obiettivi, magari che ti portano da un'altra parte rispetto a quello che stavi facendo in quel momento. Cioè imparare ti apre un sacco di porte e ti dà moltissime possibilità che prima non pensavi di poter avere, o nemmeno pensavi, che ci potessero essere. Quindi, mhmm, questo per dire che studiare una lingua non è solo mettere in testa delle informazioni, ma o studiare la grammatica solo per parlare bene. Se poniamo attenzione anche ai momenti di studio, a cosa troviamo lungo la strada di questo apprendimento, possiamo scoprire anche nuove vie per poter crescere, per poter non solo trovare un lavoro, ma anche nuove amicizie, nuove esperienze, ed è veramente, bello. Io ad esempio quando ho iniziato anni fa a voler migliorare in inglese, all'inizio l'ho fatto perché avevo anch'io una forte passione per l'inglese. Mi piaceva moltissimo, mi piace moltissimo il suono della lingua inglese, come utilizzano le parole, le frasi. Poi ho trovato anch'io attraverso i libri, ho cominciato a prendere solo libri in lingua inglese per migliorare e accelerare la comprensione di nuove parole, e per riuscire a migliorare e aumentare il mio vocabolario. Quello ho scoperto, il mondo della crescita personale, un mondo di libri che aiutano le persone anche a crescere mentalmente, a crescere, a migliorare il loro lavoro, a migliorare la propria vita di tutti i giorni, e a farlo anche in modi che, non pensavo, anche di poter fare. E mi ha dato anche la possibilità di, ehm, attraverso questa lingua, di conoscere
molte persone, di poter comunicare con l'estero, di fare nuove amicizie e soprattutto di cambiare anche il mio lavoro e il mio modo di insegnare. E non c'è solo l'inglese, io sono innamorata delle lingue, mi piacerebbe avevo studiato lo spagnolo anni fa, ma vorrei riprenderlo, lo stesso con il francese, perché il mio prossimo obiettivo è diventare poliglotta, quindi sapere più di 2, 3 lingue e poi poter insegnare il metodo, come imparare le lingue. È tutto un salire i gradini del miglioramento personale e quindi è un amore per le lingue, un interesse, una passione, che in me non si è mai sopito, si dice in italiano, cioè non si è mai addormentato e non si è mai fermato e non è sceso di livello. È una cosa che mi spinge, come ha spinto questa ragazza, ad andare avanti e nello scoprire e nel migliorare la lingua poi si trovano nuove vie perché si riesce a comprendere quella lingua e comprendendo ad esempio l'italiano sempre a livelli più elevati si possono scoprire argomenti nuovi, cose che non sapevamo prima di poter conoscere perché avevamo un livello basso di quella lingua. Voi magari in italiano, io all'inizio dell'inglese e dello spagnolo. E, quindi, la lingua studiare la lingua non è solo grammatica, non è solo vocabolo, ma è veramente un connettersi con le persone, connettersi e migliorare se stessi, avere più possibilità, fare nuove esperienze, trovare nuovi lavori, se uno vuole cambiare anche il lavoro o semplicemente capire che ci sono molte possibilità. E questo per dirvi quindi che anche per voi studiare l'italiano adesso, può esserci un motivo, ma questo apprendimento è un viaggio, quindi un viaggio che vi farà scoprire nuove persone, nuove cose e nuove opportunità. E questo insomma è quello anche che vi auguro di poter trovare, perché è uno degli aspetti per me più interessanti dell'imparare le lingue. E quindi imparare la lingua per me è scoprire anche un mondo diverso, un mondo nuovo. E invece vi faccio questa domanda e vorrei che rispondeste qua sotto nei commenti. Cosa significa per te imparare l'italiano? Mi piacerebbe leggere qui sotto le vostre risposte, le tue risposte, perché sono un modo per tenerci connessi, tenerci uniti e diventare una comunità di persone con l'obiettivo di imparare una lingua migliorando la propria vita. Questo era, il video di oggi. Io spero che vi sia piaciuto e soprattutto vorrei davvero leggere le risposte a questa domanda, cioè cosa significa per te imparare l'italiano. Quindi, scrivete sotto nei commenti e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e grazie per aver guardato questo video e spero di vedere molte risposte e di poter comunicare con voi anche in questo modo. Condividete questo canale con le persone che stanno imparando, vogliono migliorare l'italiano in modo diverso dalla sola grammatica e la lista di parole. E il mio obiettivo è proprio aiutarvi a imparare l'italiano in modo completo, in modo utile. Ascoltate più volte i miei video, soprattutto quelli dove parlo, perché così cominciate a imparare e ascoltare l'italiano quotidiano, l'italiano parlato dagli italiani, non quello solo della grammatica o quello che voi pensate potrebbe essere l'italiano, quello vero, quello dei libri. Quindi, ascoltate, ripetete, ascoltatelo più di una volta, perché così riuscite a ehm, memorizzare non solo nuove parole, ma nuovi modi di dire. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e vi aspetto
nel prossimo e vi auguro una buona giornata. Ciao!